Ciao, benvenuto in questo nuovo video dal titolo Le 1000 e passa lezioni che Bach ha fatto per il basso elettrico e per i bassisti elettrici. Chiaramente è un titolo ironico, ma è per dire quanto le cose di Bach sono interessanti e utili da fare sul basso elettrico. Adesso va molto di moda, è già da diverso tempo che va di moda prendere sul basso elettrico, che so io, le suite di Bach per violoncello solo e replicarle sullo strumento. Molto interessante, ma se semplicemente suoni queste linee, ok, fai un buon esercizio anche tecnico di lettura, ma non entri proprio in quello che invece è il segreto del modo di comporre di Bach, del modo di improvvisare di Bach. Quello che ti invito a fare in questi video è proprio di prendere le invenzioni a due voci che io ho registrato con Andrea Zeppieri in 15 video, dove tutte le 15 invenzioni sono registrate con due bassi, e ho fatto un PDF completamente gratuito che ti invito anche a scaricare. Queste 15 invenzioni, suonarle, smontarle, analizzarle, capirne i concetti armonici, ritmici e melodici e poi applicarli sullo strumento ti permette di lavorare, di improvvisare, di praticamente arrivare anche a comporre materiale molto simile alle sue idee, ma che però lo vai tu a fare istantaneamente. Tutto questo materiale, e in particolare quello di questo video, è dedicato alle invenzioni a due voci e in particolare le invenzioni in Do maggiore, che è la più conosciuta. Lo trovi nel libro gratuito lì, ma trovi anche molta parte di quello che andiamo a vedere qui dell'analisi e dell'applicazione all'interno del corso Bassista Contemporaneo, in particolare questo è il secondo volume. Ok, allora, queste invenzioni a due voci, che si possono suonare con due bassi, ma anche una singola parte ha già una sua autonomia, anzi è molto interessante perché all'interno di queste due voci, che ripeto si possono suonare con due bassi, ognuna delle due parti ha lo stesso tipo di difficoltà, lo stesso tipo di meccanismi melodici, quindi non è che c'è una parte che accompagna e una che è solista, sono due parti esattamente uguali anche se sono scritte con dei registri diversi, quindi la parte superiore, anche se scritta in chiave di violino, non è più complicata della parte inferiore, quella che è scritta in chiave di basso e che per noi in questo caso col basso diciamo possiamo usare come prima parte di lavoro, cioè quello riferito alla chiave di basso. Allora, in queste invenzioni in Do maggiore ci sono diversi elementi e questi elementi volevo selezionarne alcuni, non tantissimi, e poi vedere di trasportarli, di applicarli sullo strumento attraverso quello che io chiamo le forme, lo trovi all'interno del libro, e con queste forme posso dopo modificare, quindi il materiale originale, e usarlo per improvvisare. Questo è molto semplicemente quello che puoi trovare all'interno del libro, ripeto ci sono tutte 15, questa è la prima invenzione. In questa prima invenzione si possono già notare degli elementi molto interessanti. Quello è l'elemento in chiave di violino che poi è ripetuto uguale identico come ti dicevo in chiave di basso, che dice un, do, re, mi, fa, re, mi, do, sol, sol. In questo primo elemento in chiave di basso, che è poi uguale a quello, ci sono tutti gli elementi che vengono sviluppati qui dentro. Come dire, qualsiasi cosa che è sviluppata all'interno di questo pezzo prende spunto da questo semplice materiale, e cioè un pezzo di scala, un do, re, mi, fa, e una serie di salti di terza, re, fa, re, mi, do, sol, e cioè discendendo un salto di terza, un pezzo di scala che sale e un salto di terza che scende. Se vai a vedere qualsiasi di questi passaggi vedrai che come questo sono salti di terza, solo la parte dei salti di terza, qui riprende la stessa pezzo di scala, salti di terza, pezzo di scala, salti di terza, la scala anziché salire qui la fa scendere, salti di terza. Il materiale quindi è sempre pezzettino di scale e terza. Anche il pezzo più grosso, cioè quelle con gli crome, sono pezzo di scale, sempre 4 scale: si, do, re, mi, sol, la, si, do, mi, fa, sol, la, e poi dopo gli aggiunge si, do, ma in pratica sta sempre lavorando sull'idea di 4 scale, cioè di 4 note della scala. Questo è il materiale. Allora che cosa conviene fare a questo punto? Anziché impararselo semplicemente, che è comunque una cosa importante impararlo e magari impararlo anche a memoria, è interessante selezionare dei pezzettini, prenderli, trasportarli e lavorarli e impadronirsene.
Un primo elemento che io direi di prendere è appunto questo che è in chiave di violino, do, re, mi, fa, re, mi, do, sol, che poi è lo stesso dopo in chiave di basso. Quindi do, re, mi, fa, re, mi, do, sol. E poi ad esempio questo lo posso prendere e portarlo avanti su altri gradi della scala. Tanto siamo all'interno della scala di do, sarebbe così sul re, sul mi, sul fa, sol. Chiaramente queste cose lui dopo le applica qui dentro perché le porta su altre parti della scala, addirittura modula, perché partiamo in do maggiore, poi dopo a un certo punto nella terza riga comincia invece ad applicarlo già alla fine della seconda, con un fa diesis, cioè in sol maggiore, quindi applica questo qua anche sul sol. Infatti la seconda parte proprio con la stessa frase, anziché partire dal do, parte dal sol. Quello che adesso mi serve proprio come idea è proprio di prendere questo fa, sol, e quindi questo sol è uguale a quello che era l'ottava sotto, la, posso farlo anche qua, si, qua sul si abbiamo una quinta diminuita, questo è sempre il do. Posso fare anche al contrario, perché la frase potrebbe essere pezzo di scala discendente, eccetera. Questo è replicato. Oppure prendere solo pezzettini di scala, 4 note, e applicarlo su tutta la scala, sol. Un'altra parte molto utile è questo, ad esempio, qui, e qui arrivare circa a questa zona, ci sono appunto dei salti di terza, questo in chiave di violino, si, la, sol, fa diesis, mi, sol, fa, la, e quindi sarebbe questo. Quindi si, la, sol, poi salti di terza. Tutto questo materiale è all'interno della tonalità di sol maggiore perché c'è questo fa diesis. Quindi vuol dire che sono salti è come se fossero dei salti di terza in sol. Questo è un secondo elemento, quindi salti di terza che salgono o salti di terza che scendono. Un terzo elemento, ad esempio, interessante è questo. Questo è un terzo elemento che a me piace molto. Queste due battute qua. Queste due battute che funzionano in questo modo. Questo pezzo che parte con fa si, lavora come se fossimo in non fa maggiore perché è un si bemolle, ma c'è il do diesis, quindi in re minore, e poi dopo però qua in questa seconda parte toglie il si bemolle e aggiunge il fa diesis, quindi stiamo modulando in questo caso da questo re minore alla minore. E qua siamo in la minore. Quindi la cosa interessante è che questo materiale iniziale viene riportato aggiungendo, spostandolo, ma modulando. Dove modula? Bach non modula mai oltre quelle che si chiamano le tonalità vicine. Tonalità vicine vuol dire che se siamo in do maggiore, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, non cambierà mai tonalità se non andando nelle tonalità che hanno un'alterazione in più o in meno. Quindi da do maggiore andrà sicuramente anche in la minore, ma non userà praticamente mai la scala di la minore naturale. Tutto questo, come ti ho già detto, è materiale che trovi all'interno del mio corso. Quello che troverai sul la minore è una scala almeno di la minore melodica.
e poi Bach spesso torna indietro con la stessa scala con cui è salito, anche se quando noi chiamiamo la scala minore melodica classica la intenderemo così. Tornare indietro con la settima minore e la sesta minore, mentre nella salire avevamo la settima maggiore e la sesta maggiore. Quindi da Do maggiore si modulerà alla minore, con la scala minore melodica, si modulerà in una tonalità con un'alterazione in più, cioè con un diesis, da Do andrà a Sol, ma anche la relativa minore di Sol, che è il Mi minore, quindi questa, ma non minore naturale, minore melodica. Oppure dalla tonalità di Do si modulerà la tonalità della sottodominante, quindi da Do siamo modulati alla scala di Sol maggiore e la relativa minore che si chiama dominante, il Sol, oppure da Do moduliamo a Fa maggiore che è la sottodominante, che abbiamo il Si bemolle, un'unica alterazione che è il Si bemolle, o eventualmente la sua relativa minore che vuol dire Re minore. Faccio subito la melodica. Quindi avremo sempre la possibilità di modulare nella relativa minore da Do alla minore, da Do a Sol maggiore e anche la relativa minore, cioè il Mi, da Do a Fa maggiore e anche la relativa minore, cioè il Re. E qui dentro effettivamente il materiale parte in Do, poi arriva in Sol, poi si modula in Re minore, poi si va in La minore, per poi chiaramente, dopo tutta un'altra serie di meccanismi che ci sono qui, finire chiaramente in Do maggiore. Quindi l'idea è: impara questi elementi, ad esempio questi 3 elementi, li trovi, ripeto, questo lo scarichi gratuitamente nel mio PDF, impari questi elementi sul Do, sul Re, sul Mi, sul Fa, Sol, La minore. E ho già fatto esattamente le tonalità su cui si va a modulare. Vuol dire che questo meccanismo, così come anche quello era la parte iniziale, solo salti di terza, pezzi di scala modificati, usare i valori anche diversi come questi che abbiamo detto come altro modello interessante, questo 4 note, e lavorare su questo materiale per improvvisare. Ok, a questo punto prendo una base che coincide con un Do maggiore o La minore e poi inizio a suonare usando questi elementi, trasportandoli sulle varie tonalità, sia i salti di terza, pezzi di scala, usare le possibilità di avere anche note più larghe, cioè anziché avere dei sedicesimi avere delle crome, e questo è per dire improvviserò sugli spunti melodici dell'invenzione numero 1 di Bach, non facendo esattamente quello che farebbe Bach, ma usandolo a modo mio, mescolato con altro materiale che tirerò fuori all'istante. Prova a vedere che succede. Ok, quindi quello che sto facendo è prendere gli elementi più importanti
quelli che per me sono importanti, ma di sicuro tutto deriva da questo materiale iniziale, da questi 2/4, questi 8/16. E prendere questo materiale, trasportarlo, a volte l'ho portato in La minore, a volte l'ho portato in Re minore, oltre a Sol maggiore e a Fa maggiore. Prendere questo materiale e usarlo liberamente. Chiaramente per far questo bisogna avere una certa padronanza della tastiera e questo bisogna studiarlo. Come appunto ti dicevo, trovi sicuramente molto materiale, trovi tutti i dettagli per imparare a fare questo tipo di cose all'interno del mio corso. Ma quello che mi interessa è che tu impari questi elementi, l'idea di improvvisare lavorando sui materiali di Bach. Spero di vederti nel prossimo video dove andremo a vedere un'altra invenzione e a prendere altri elementi sempre per applicarli su queste improvvisazioni. Ciao!